Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo un ritorno breve ma interessante da una band estrema nostrana rimasta molti anni in silenzio. Se le band che riescono a mantenere una certa costanza nella propria carriera di norma ricevono più attenzione, il numero di quelle attive solo per brevi periodi è molto maggiore. La loro storia più tipica prevede di sparire nel nulla dopo aver lasciato al massimo poche tracce di sé. A volte però va in maniera diversa e un gruppo inattivo da anni o persino da decenni ritorna. E quanto è successo ai Saka Eater. Nati nel 2002 a Campobasso, con un nome che nella lingua degli Oshi, un'antica popolazione italica pre-romana, significa che possa essere sacrificato, negli anni immediatamente successivi sono stati piuttosto vivaci. Dopo l'EP Omnes Eiura Deos del 2005, tuttavia, le tracce del gruppo molisano sono sprofondate del tutto nel nulla. O almeno così era fino a pochi mesi fa. Lo scorso 15 giugno, infatti, i Saka Eater sono tornati con un nuovo EP, Legio Linteata. Anch'esso con un nome antico preso da un corpo di elite dell'esercito sannita, anche a livello di suono non presenta innovazioni. Di base i riff si muovono su un death metal piuttosto sui generis, quadrato e macinante. La band unisce dissonanze, atmosfere e a tratti anche melodie black. Quest'ultimo, tra l'altro, è il genere da cui i Saka Eater provengono e si sente. L'abilità con cui i molisani lo maneggiano è indubbia. Non che la loro componente death sia scadente, la potenza è buona anche grazie a una registrazione di buon livello. Tuttavia a tratti risulta un po' monotona, specie nei momenti che cercano di essere più aggressivi ma risultano ridondanti. È il principale difetto di Legio Linteata, insieme alla sua inconsistenza. Di certo, per valutare al meglio i nuovi Saka Eater, 3 canzoni per meno di un quarto d'ora sono davvero poco. A parte questo però, l'EP non è da buttar via, fornisce anzi diversi spunti interessanti, specie per quanto riguarda la lunga opener Altar of the Beast. Dimostra non solo la giusta carica aggressiva, ma una buona versatilità che la porta ad attraversare in maniera coerente passaggi a volte melodici, a volte allucinati, a volte marziali. Niente male anche la title track con la sua urgenza angosciante. Anch'essa contribuisce a un EP che da un lato, come detto, non è abbastanza per dare un giudizio pieno sul nuovo corso dei Saka Eater. Dall'altro però rende curiosi su come i molisani potranno procedere. L'impressione che abbiamo avuto è senza dubbio positiva. Cos'altro si può dire? Staremo a sentire. Voto di Heavy Metal Heaven 66 su un massimo di 80 per gli EP. Per oggi abbiamo terminato. Se ti è piaciuta questa recensione ti invitiamo a mettere like, condividerla e dirci cosa pensi dell'EP nei commenti. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sui nostri nuovi video. Infine puoi seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!